Ciao a tutti, oggi vediamo un prodotto particolare, il primo di questa tipologia sul canale, che è indicato per coloro che non sopportano l'occlusione del canale auricolare o che desiderano essere sempre attenti ai rumori ambientali sia per lavoro che per diletto. Sto parlando delle Soundpeats Go Free 2, che sono appunto delle open ear dotate di Bluetooth 5.3 con un generoso driver da 16,2 mm e certificazione iRes Audio Wireless, che su un prodotto con fattore di forma aperto è qualcosa di insolito e che andremo a testare per bene più tardi insieme alla batteria, che, dice Soundpeats, garantisce fino a 9 ore di ascolto continuo con una singola ricarica. Sono al momento disponibili in un'unica colorazione, quella nera, ma sul sito del produttore sembrerebbero disponibili anche in color crema o bianco, forse destinati ad altri mercati. Ad ogni modo, non perdiamo altro tempo e andiamo a vederle più da vicino con l'unboxing. Dunque, nella confezione troviamo la custodia con gli auricolari all'interno e che vedremo nel dettaglio a breve, due manualetti di carta, uno con la guida utente e uno come introduzione all'app che spiega le funzioni principali. Entrambi sono anche in lingua italiana. Infine il cavo di ricarica USB-A/USB-C nero e di circa 30 cm. Essendo open ear non ci sono gommini in silicone o altri accessori in dotazione. La custodia è di 8 x 6,5 x 2,7 cm, in materiale plastico opaco ma che ha due finiture diverse, un po' più ruvida per la parte inferiore e più soft per quella superiore. In più, come in quasi tutte le Soundpeats che abbiamo visto sul canale, c'è una sottile striscia grigia che corre tutto intorno alla custodia. Custodia che pesa 56 grammi, trattiene un po' le impronte nella parte superiore e ha delle dimensioni importanti, per cui sì, nella tasca dei jeans ci possono stare, ma hanno il loro ingombro. Nella parte alta della custodia sul coperchio è presente il logo Soundpeats, mentre sulla parte frontale è collocato il LED che si colora di verde, giallo o rosso in base alla percentuale di carica della batteria. Nella parte posteriore abbiamo la porta USB-C che, come di consueto, ha la linguetta azzurra ed è contornata da un profilo metallico, così non corriamo il rischio di graffiare qualcosa quando inseriamo il cavo di ricarica. La parte interna è grigia sia per l'alloggiamento degli auricolari e sia per l'interno del coperchio. La costruzione è ottima, non ci sono scricchiolii o giochi di alcun genere, ma una leggerissima flessione della cerniera che è un po' più piccola rispetto alla dimensione enorme del coperchio. Sono dotate del sensore di effetto Hall, quindi gli auricolari si connetteranno automaticamente qualche istante dopo aver aperto lo sportellino. Gli auricolari sono posizionati bene, visto che una volta estratti possono essere portati immediatamente in posizione senza dover fare movimenti particolari. E l'estrazione è molto semplice anche per chi ha le dita grandi. Per rimuoverli basta prenderli con 2 o 3 dita con questo movimento. L'auricolare è composto da 3 parti distinte, la prima, quella più corposa, che è l'auricolare vero e proprio, la seconda, che è l'archetto, e la terza, che è la parte terminale. Prendiamo in esame prima l'archetto perché non ci sono molte cose da dire se non che è in materiale soft touch ed è preformato. Come si vede non ha tanta escursione e difatti il suo ruolo è quello di accompagnare la curvatura dell'orecchio. Passiamo ora alla parte terminale che è in materiale plastico in argento lucido e ha la funzione di equilibrare i pesi con la parte anteriore. Non so dirvi se in questa sezione sia contenuta la batteria o dell'elettronica perché gli schemi del prodotto non sono disponibili, ma ad ogni modo la funzione principale è quella che vi ho descritto. Veniamo ora alla capsula, ovvero la sezione principale che è anche in materiale soft touch nella parte interna, dove trovano posto i pin per la ricarica e l'uscita audio, che come si può notare è leggermente rivolta verso l'interno, così da essere più vicina e in direzione del condotto uditivo. L'area esterna, invece, è in materiale plastico opaco ed ha una generosa area touch a forma di scudo con il logo Soundpeats. Parziale però, bella da vedere e facilmente individuabile. Come dico sempre, Soundpeats è molto attenta al design e da diverso tempo fa uscire sul mercato prodotti dall'aspetto moderno e ben studiato. Ogni auricolare è dotato di 2 microfoni, il primo posto nella parte inferiore della capsula, vicino all'uscita del flusso d'aria, e un secondo microfono sempre sulla capsula, ma sulla parte superiore. In questo modo, una volta indossati gli auricolari, i microfoni si troveranno perfettamente in posizione
e ascolteremo più tardi come performano durante le chiamate vocali. Non hanno ovviamente il sensore di prossimità, che non avrebbe alcuna utilità perché non essendo a contatto con l'orecchio si finirebbe per avere più problemi che reali benefici. Vediamo ora uno degli aspetti principali di questo formato, ovvero come stanno una volta indossati. Vi dico subito che ogni auricolare pesa 9 grammi, ma proprio per il fattore di forma risultano comodi da indossare e il peso, notevolmente più alto se paragonato alla media degli auricolari in ear, non genera pressione sul padiglione, così che possono essere mantenuti in posizione anche per diverso tempo, senza generare spiacevoli fastidi. Per indossarli però bisognerà fare un po' di pratica, perché il movimento non è qualcosa a cui siamo abituati. Vanno infilati, per così dire, sopra l'orecchio e poi ruotati, fino a che l'auricolare si trova in corrispondenza con il condotto uditivo esterno. Indossandole noterete che facendo questo movimento a un certo punto non procedono oltre e si bloccano. Ecco, quella è la posizione corretta. Inoltre, poiché l'audio di queste Go-Free 2 è direzionale, se le indossate correttamente non avrete alcun problema di ascolto e anzi vi dirò a breve come suonano. La sezione terminale, ovvero quella con i pesi per bilanciare la struttura, non dà fastidio, si percepisce perché si appoggia leggermente alla parte posteriore dell'orecchio, ma dopo un po' ci si abitua e non si avverte più, così come il resto dell'archetto d'altronde. Essendo open ear ovviamente non restituiscono alcun senso di occlusione e lasciano il canale auricolare completamente sgombro, motivo per cui su queste Go-Free 2 non possiamo avere alcuna tecnologia di riduzione del rumore attiva, se non quella implementata tramite gli algoritmi di soppressione del rumore ambientale che analizzeremo più tardi dal punto di vista dell'interlocutore. In conclusione, come vedete, la vestibilità e la comodità sono ottime e sono ideali per chi fa sport, ma anche per chi lavora ad esempio in cantiere o comunque in tutte quelle situazioni dove è necessario avere contezza dell'ambiente circostante. Sono anche certificate IPX5, il che le rende perfette per l'utilizzo sotto la pioggia. L'applicazione SoundPits disponibile per iOS e Android l'abbiamo già vista da vicino qui sul canale, per cui non mi dilungherò molto. Consente di vedere la percentuale di carica dei soli auricolari e non della custodia, per quella dovrete fare affidamento al LED. Una funzione interessante è come sempre l'equalizzazione adattiva, che come abbiamo già avuto modo di apprezzare consente di ottenere una equalizzazione personalizzata in base alle frequenze che il nostro orecchio riesce a percepire. È comunque possibile scegliere tra 9 equalizzazioni predefinite oppure impostarne una personalizzata. È poi presente la modalità gioco a più bassa latenza, la possibilità ottima di disattivare completamente l'area touch e anche la possibilità di abilitare la connessione ad un altro dispositivo in contemporanea, insomma il multipoint. Come sempre è disponibile il controllo circa la disponibilità di nuovi firmware dal menu in alto a sinistra. Un'applicazione minimale dal punto di vista dell'esperienza utente non particolarmente indovinata, ma che offre in definitiva solo funzioni utili. I controlli touch non sono purtroppo personalizzabili, ma dovrebbe arrivare presto una nuova versione dell'app SoundPits che promette di migliorare tanti aspetti. È però possibile disabilitare i tocchi come abbiamo visto poco fa. La configurazione standard è fatta in questo modo: con il singolo tocco alziamo il volume sul destro e lo abbassiamo sul sinistro. Con il doppio tocco su entrambi gli auricolari attiviamo il play pausa, mentre con il triplo tocco sul destro attiviamo l'assistente vocale e sul sinistro la modalità gioco a bassa latenza. Con il tocco prolungato infine sul destro andiamo avanti di una traccia, mentre sul sinistro indietro sempre di una traccia. Come detto già altre volte, è un peccato che l'applicazione non consenta di modificare le impostazioni dei controlli. Speriamo arrivi presto la nuova versione. Ma come suonano queste SoundPits Go-Free 2? Parto con una considerazione che sembrerà banale, ma è doveroso ribadire. Questo formato non isola dai rumori esterni, quindi sentirete sempre, e sottolineo sempre, cosa accade intorno a voi, che è poi il motivo principale per cui alcune tipologie di utenti richiedono espressamente prodotti di questo tipo e tanti produttori dal canto loro stanno soddisfacendo la richiesta. Ero inizialmente un po' scettico, ma curioso di capire le caratteristiche dal punto di vista sonoro e devo dire che mi hanno restituito da subito un effetto wow. Suonano notevolmente bene, l'audio in uscita risulta limpido, pieno, corposo e soddisfacente, con ottime frequenze riprodotte molto bene.
Non ho notato ad esempio che privilegiassero gli alti o i bassi, tutto è riprodotto in modo armonioso e ben definito e se fossero delle in-ear probabilmente starei parlando di un prodotto top di gamma. Questo è chiaramente il vantaggio di avere un driver da 16,2 mm, che data la dimensione non è possibile installare nelle comuni in-ear a bastoncino. Sono inoltre certificate ARS Audio Wireless, quindi, come sempre in questi casi, per farle esprimere al meglio, il consiglio è di utilizzarle con device che supportano il codec LDAC ed eventualmente con applicazioni per lo streaming musicale che offrono tracce audio a più alto bitrate. Tidal è una di queste e se volete risparmiare sull'abbonamento ho fatto un video qualche settimana fa che vi invito a guardare. Per chiudere il discorso su come suonano devo dire che sono piacevolmente sorpreso e lo sarete anche voi se deciderete di acquistarle. Non ho alcun dubbio in merito. Se invece già le avete e volete capire meglio come suonano, una volta indossate vi consiglio l'ascolto di She's Crazy di JT Coldfire. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Per ovvie ragioni non possono essere dotate di soppressione del rumore adattiva, ma ad ogni modo gli algoritmi di soppressione implementati fanno un discreto lavoro. Riescono a filtrare alcuni rumori mentre altri riescono a passare, ma ciò non ci impedirà di fare una chiamata vocale mentre siamo nel traffico cittadino. In ambienti particolarmente rumorosi potrebbero invece soffrire un po'. Soundpeace dichiara 9 ore di ascolto non stop e fino a 35 ore con la capacità extra fornita dalla custodia. Ricordo che non essendo dotate di ANC per via del fattore di forma, la batteria non risente dell'attivazione di questa caratteristica. Dai miei test, condotti come sempre con il volume impostato all'80% e il codec AAC, risulta una durata massima di poco meno di 9 ore. Considerate che in questa modalità perdono il 10% ogni 50-55 minuti circa. In chiamata perdono circa il 20%, scendendo così intorno alle 7 ore con una singola ricarica, garantendo quindi la possibilità di stare tanto in chiamata, anche se, come sa chi per lavoro lo fa spesso, non è per nulla salutare. La batteria inclusa nella custodia, da 450 mAh, riesce a garantire ulteriori 3 ricariche per un totale dichiarato, come dicevamo, di circa 35 ore. Prestazioni interessanti quindi che consentono a chi fa sport ad esempio di lasciare la custodia a casa così da non doverle portare appresso, visto anche il peso notevole. Concludo dicendovi che non hanno la ricarica wireless e nemmeno quella parziale, ma la custodia si ricarica completamente in circa 2 ore. Veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella. Se siete interessati a degli auricolari open-ear perché non sopportate il senso di occlusione che danno le in-ear, se siete degli sportivi in cerca di un prodotto non solo attento all'usabilità, ma anche alla qualità, oppure lavorate in ambienti che richiedono un'attenzione particolare a ciò che vi circonda, ma dovete fare chiamate vocali, allora queste Soundpeace Go Free 2 fanno per voi. Hanno tutto ciò che serve per delle ottime open-ear, sono comode, hanno una generosa area touch, hanno dei buoni materiali che restituiscono una certa piacevolezza e solidità e infine un ottimo e per me stupefacente comparto audio formato da un driver da 16,2 mm che sono sicuro saprà restituirvi ottime sensazioni, sempre considerando ovviamente il fattore di forma. Se proprio vogliamo trovare qualche difetto, oltre all'ormai nota applicazione che speriamo venga presto aggiornata, vi ricordo che il peso e le dimensioni della custodia sono importanti, ma per il resto è davvero un prodotto ben riuscito. Vi starete ora chiedendo quanto costano. Beh, qui un'altra sorpresa, perché di listino si trovano a poco meno di 70 euro, ma in questo momento c'è un coupon del 20% da attivare che fa scendere il costo a circa 55 e a questo prezzo, se siete interessati, sono da prendere al volo. Vi lascio come di consueto il link diretto in descrizione. È tutto, come sempre spero che questa recensione vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti, mettete un like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Nel prossimo video vedremo un prodotto Huawei che mi avete chiesto di provare e recensire, per cui attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!